Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo Dimash, una canzone scritta per lui, mi pare dal compositore Krutoi. Il titolo dovrebbe essere The Love of Darius One. Mm, Non l'ho mai sentita, me l'avete consigliata in diversi mm, e vediamo un po' cosa ci propone. Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя, без тепла, я тобой болею, удержать не смогли, мы устали, нам очень трудно, я совсем один, ты пойми, без любви ничего не нужно. Allora, bellissimo il fatto che ci sia l'orchestra che suona dal vivo. Come vedete, intanto il primo pezzo è cantato in modo molto pop, con voce che va a pescare anche molto in basso, infatti c'è molto vocal fry, come si dice, no? Nell'inizio delle frasi, soprattutto quando scende le note più basse. Si sente che è molto pop come stile perché c'è molto sospiro, molto respiro dietro alle voci, alle note che fa. E poi la cosa bella che ho visto adesso all'inizio è che, siccome la voce è molto leggera, in questo caso molto sottile, la musica è abbastanza bassa e c'è quel fondo di pianoforte che fa come il controcanto e risponde come alle note che invece fa Dimash. Molto bello, andiamo avanti. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, не говори, что чувства позади, нет назад пути. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, в разлуке боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Qui è cresciuto un pochino l'intensità, la voce e anche la musica. Ho sentito che i violini sono diventati diciamo in primo piano e quindi stanno facendo un suono più pieno anche come musica. Comunque sta cantando, si vede che questa canzone è stata composta per lui da un maestro veramente in gamba, perché gli sta facendo cantare questa parte che è con note abbastanza basse, senza sfruttare i suoi acuti che sappiamo essere l'eccezionalità sua, però in questo caso ci fa vedere veramente tutta la tecnica di Dimash. Io non avevo mai sentito, per esempio, un pezzo così lungo cantato da lui in modo così pop, così diciamo non operistico, ad esempio. Andiamo avanti a vedere. Мои дни без души, я скучаю, все очень сложно, мы еще близки, не молчи, позови, без любви не больно, я прошу.
sentito qua la differenza di quest'ultima frase, che è in stile più operistico, dove la voce ha poco sospiro dietro, è molto decisa, e ha il vibrato molto accentuato, classico stile. Lui è molto bravo, praticamente bravo in tutti gli stili, evidentemente. Andiamo avanti. Не говори, что чувства позади, нет назад пути. Не могут жить в разлуке лебеди. Подожди, не спеши, в разлуке боль сильней. Любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Ecco qua entriamo nelle sue note più alte, che sono il suo treno di battaglia, per come conosciamo noi. La cosa bella di questa versione, devo dire, proprio la composizione, molto orecchiabile, molto bella, ma anche proprio si vede che è fatta ad hoc per lui, perché se uno dovesse far cantare Dimash e non è uno che se ne intende più di tanto, cercherebbe di fargli cantare quelle note spettacolari, altissime, che lui ha iniziato di fare, un po' aliene, se vogliamo dire così, tralasciando tutto il resto della bellezza della sua voce, come se fosse un fenomeno da baraccone. Invece il compositore, che è un maestro, non gli permette di fare tutte quelle note alte dall'inizio alla fine, ma se quelle note devono esserci, dovranno essere centellinate, perché una canzone sia goduta per intero, comprese quelle parti, chiamiamole aliene, che lui ha iniziato di fare, bisogna che tutto il resto della canzone sia un po' diverso, se no diventa monotono. E in questo caso per ora ha già cantato con stili differenti, tonalità differenti, con grande capacità in ogni stile. Ora vediamo che ha alzato un pochino il tono della voce, vediamo un po' dove va a finire. Не могут жить в разлуке лебеди. Подожди, не спеши, в разлуке боль сильней. Любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Allora, l'acuto che ha fatto più alto di tutti, riusciamo a rivederlo. Qua. Questo pezzo. Не могут любовь уставших лебедей. La metà di questo pezzo più alto va ancora più in alto. Fiamme. Musicalmente bellissimo, però quando si passa da una nota già alta, ma si va a una nota così alta e così lontana da quella precedente, normalmente, almeno quando guardiamo i cantanti, anche quelli bravi, cosa fanno? Iniziano la nota nei pressi della nota giusta e poi in una frazione di secondo aggiustano il tiro per pescare proprio la tonalità perfetta. Lui invece, senza nessun arrangiamento, senza nessun accorgimento, pesca direttamente la nota giusta così come deve essere. E sta facendo voce piena. В разлуке боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. В разлуке боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей, лебедей.
finale così non me lo aspettavo, perché normalmente Dimash aspettiamo sempre che finisca con un acuto altissimo, come ha fatto diverse volte, soprattutto in passato, e invece ottimo il finale così, perché è tornato, diciamo, alla potenza, alla leggerezza del pezzo iniziale. Quindi ovviamente qui il compositore che ha fatto il suo. Altro passaggio eccezionale che ho visto è andato quando ha fatto quel passaggio nelle note molto alte, a un certo punto di colpo ha ripreso la strofa con una nota bassissima. È molto difficile passare da quella posizione a livello di apparato vocale, della voce molto acuta, a quella bassa in una frazione di secondo come ha fatto lui, eppure lui apparentemente l'ha fatto senza difficoltà. Ottima esibizione, ottima canzone. Ovviamente commentate se avete anche altre suggestioni, altri suggerimenti, sia per quanto riguarda le canzoni di Dimash che di altri artisti eventualmente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!